Sono Salvatore Salvo, proprietario della pizzeria Salvo di San Giorgio a Cremano e di Napoli alla Riviera di Caia. Sono proprietario, oltre che il pizzaiolo di questa pizzeria che nel caso di Napoli è nata 6 anni fa come seconda sede. Nel caso di San Giorgio salvo dei cambi di sede tra Portici e San Giorgio, che sono due comuni che hanno una continuità urbanistica nell'area vesuviana della provincia, esiste dal 1968. Pizza napoletana. Noi spieghiamo la pizza napoletana che non l'abbiamo inventata noi, perché la pizza napoletana nasce da un pane che veniva fatto nel Mediterraneo e qui a Napoli si consolida in una tradizione lunga diversi secoli. So the pizza napoletana, that's what you're going to make today. Naturalmente oggi vi racconto qualche segreto della pizza napoletana, perché i pizzaioli napoletani si vantano di essere i migliori al mondo, è vero. Un tempo si pensava che il segreto della pizza napoletana, come del caffè, fosse l'acqua. In realtà era vero, perché il re di Napoli costruì un grosso acquedotto di tufo e faceva arrivare nella città di Napoli l'acqua che ancora oggi è considerata una delle microbiologicamente più pure, l'acqua di Serino, piccolo comune vicino a Avellino. Oggi non arriva più l'acqua di Serino, però siamo comunque bravi a fare la pizza. La pizza, partendo dall'impasto, è fatta da 4 elementi: acqua, sale, lievito e farina. So 4 elements are water, salt, yeast and flour. Incominciamo. Qui abbiamo mezzo litro di acqua in cui mettiamo 25 grammi di sale 20 is the proportion at the end. e incominciamo a sciogliere agitando piano piano l'acqua. Vi consiglio di bagnarvi o sporcarvi una sola mano e tenere l'altra pulita. E incominciamo ad aggiungere della farina. Questo pacchetto è da 1 chilo, noi dobbiamo aggiungere 3/4 di pacchetto. And 3/4 of this, so 750 grams of flour. Non aggiungiamo subito tutta la farina, perché dobbiamo aggiungere il lievito, ce ne conserviamo sempre un poco per dopo. Io schiaccio con le mani in modo da evitare grumi e favorire l'assorbimento della farina. Just going to see how loud for the yeast. You have to add yeast. Siccome questo impasto noi gli daremo un giorno di lievitazione come nostro solito, infatti rimarrete un giorno qua. Allora, aggiungiamo un piccolo pezzo di lievito pari a mezzo grammo. So that is half gram of yeast, almost nothing. Half gram is really more like nothing. And you add it, and then you start adding more flour at this point. Have you This is a fresh yeast. The correspondent for the dry yeast, because I know that for you it's harder to find this one. Quanto corrisponde fresco rispetto a quello secco? 3 volte il quantitativo. So 3 times more. So let's say 3 grams, more or less, of dry yeast. Less than 2 grams. Well, it actually is half gram, even less, you know, but because this is what you need for very low. Allora, l'impasto deve continuare ad essere morbido, ma dobbiamo arrivare a un punto che tende a staccarsi dalla ciotola. So of the bone, you know, like this, you see? So you can actually move it from the jar. So if it's too sticky, can I take this off? Quando ce l'ho morbido, adesso vengo anche ad aiutare, Mettiamo un altro poco di farina. you can pat on the table with some flour. It's okay. Stop for some minutes. Only some minutes. It's okay. Just no. You need to add again flour. It's okay. It's okay. Yes, put it on the table.
with the flour under. It's okay. Sul tavolo adesso andiamo a dare una sorta di pieghe, chiamiamole così, per favorire non solo l'assorbimento ma anche l'elasticizzazione dell'impasto. Ci possiamo anche aspettare qualche minuto, facciamo rilassare un po' l'impasto. Let it leave it and more important is how the raising process. But because it absorbs the air from the outside by folding it. Fermandoci naturalmente favoriamo poi l'assorbimento successivo. Lo andiamo ad arrotolare in questo senso con il palmo in maniera abbastanza delicata. So that with very softly you're going to use this part of your hand to push the yes. Cerchiamo di... L'impasto deve essere comunque continuando ad essere morbido, aggiungiamo di volta in volta un vento di farina sotto senza abbondare, perché deve essere comunque sempre un po' appiccicoso. So the dough has to stay less Only flour. very soft work. Even if you feel it sticky, but just leave it. Maybe you can put just a little flour on your hand, but not You on the can dough. stop now for some minutes So you can because stop. after if you restart, you can find the dough more soft and more simple to work. So, io riprendo, Okay. vedete come è liscio e Now come it's smoother, and you're going to see it's going to get really very e prende forma. smooth and start getting its shape. Per me è pronto. Un altro modo. Gli americani sono bravi, sono preparatissimi spesso. A volte fanno delle domande Tecniche, perché quelli là che vengono a fare la pizza making perché sono proprio quelli che amano in generale il cibo. che spesso Okay, also you. We need to have the dough very soft. It's okay, also for you. But only some flour, a little bit of flour. You don't. vede Salvo che fa la pizza making, having him. Adesso immaginiamo che sono trascorse 18 ore. Lasciamo questo impasto coperto o nella stessa bowl Now 18 hours. o nella stessa bowl magari coperto con un po' di pellicola, un panno bagnato, un piatto in maniera che la superficie dell'impasto non vada a contatto con l'aria. So you have to put Adesso dobbiamo andare a fare le palline. La punta dell'impasto deve essere avvolta dalla parte esterna dell'impasto e vado a mozzare della misura che mi servono le palline. Chiudo. Like mozzarella, the same technique. Prendo la punta, la faccio avvolgere dalla parte esterna mettendola dentro. Lavoro con il palmo, non con le dita, in modo che non do calore all'impasto e chiudo. Le dita mi servono solo per direzionare l'impasto. It's very simple. So, simple when they do it. we need some pizza maker. So, the best one can work with me. Use some flour, yes. If it's too sticky, just a little whisk, Bit. as you said, of flour. I cut for you and you fold, okay? Poi ci devi dire ragazzi dove caricherà questo video, quando. No, Yosemite, he was supposed to go one direction, but there was a fire, so they sent him on. We can go in the pizzeria where you can stretch the pizza and cook your pizza. Okay? So this is the dough. La massa lascia 18-20 ore a una temperatura fresca, come siamo qua in questa stanza. 5-6 ore quando hai fatto i panetti, tipo una temperatura come sta di là. The first and the best one was hair. Is hair, sorry, is hair. So, You put them on the top, they burn. So you put the basilic first and the cheese. She loves a lot of cheese. She wants a lot of cheese. Mozzarella.
A lei piacerebbe di più perché le piace assai, ha detto. She wants extra cheese on you, Un po' di più? Sì, mi piace un sacco. Perché l'hai preso? Facci mettere un po' d'olio. Is it enough? Olio? Now they're going to put some oil. Vado con la prossima. Okay, next. Olio. Ok. Ok. Marco, appoggia di là per piacere. Stone Mills. Non fa bene. Pizza. Ok. Chi era questa? Conosci Michele? Who's this one? Vai, Ok, vai. un appetito. Vieni Mario. 1, 2 e 3. Ok. Ah. Brava! Ok. Vedi? Aspetta. Ce la possiamo far fare 2 patatine, signora? Come no? Vai, stop. Allora, pomodoro, tomato, Ok. al centro verso l'esterno. A posto. Basilico. La pizza. Ok. Ok, mozzarella. Perfetto. Mozzarella. Questo qua. Vai, Michi. Sempre dal centro verso l'esterno. 1, 2 e 3. Ok. It moves a little bit. Okay. Che cosa? Che a volte si mette anche la farina di mais sotto per rendere un po' più facile. Allora, pomodoro. Mi stava chiedendo. Magari insieme, non usiamo la gialla. Sì, sì, la semola. Basilico. E mozzarella. Too much. Olio? It doesn't take very long. No, it hasn't. It doesn't have to. But it's 2 minutes, 1 minute. Ok. 2 minuti. 90 seconds. Prego. Brava lei, con manualità, ci Cristiano, 1, 2 e e 3. la ciotola alla sua. Finito di pietra? Sì, metti la ciotola. Vai Mario. Prego, poi si metti. A me pure magari una margherita va benissimo, grazie. La vuoi fare tu? Sì, dammi. Prego, buon appetito. Sorry?
Mario, falla...